Ciao a tutte e tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi Vince dentro casa si sta occupando di fare il secondo strato di intonaco di Fermacell. Ieri ha fatto il primo, è molto sottile, quindi praticamente non si vede molto poco, quando si asciuga diventa un po' bianco e vedremo, speriamo che il secondo strato sia un po' più coprente e che dia un pochino più di spessore alla cosa. Oggi invece io quello che faccio è dedicarmi a un altro progetto, che è il progetto del pavimento. Non vi abbiamo ancora detto nel video che tipo di pavimento abbiamo scelto, forse in qualche commento l'abbiamo scritto, ma si tratta di cotto antico. Allora abbiamo deciso di mettere il cotto antico perché è un materiale che comunque è traspirante, esiste fin dai tempi antichi e quindi si comporta bene con tutti gli altri materiali di casa nostra. Per ora abbiamo circa la metà della superficie che ci serve perché comunque siamo andati a recuperare questo pavimento da privati. Di solito si tratta di piastrelle in cotto che vengono smantellate da vecchie ville, vecchi casali e vendute o regalate o buttate. Quindi noi abbiamo colto l'occasione di comprarle da due privati in Piemonte, però ci manca ancora la metà dei metri quadri. Quindi adesso quello che dobbiamo fare è o trovare qualche altro privato che venda la metratura che ci serve di un formato abbastanza simile, oppure quello che possiamo fare è rivolgerci alle imprese, le fornaci per così dire, che sono quelle imprese che si occupano di produrre il cotto fatto come era fatto anticamente. Vi faccio vedere il pavimento che abbiamo preso. Come vi dicevo, queste sono le piastrelle che abbiamo recuperato, sono un po' sporche perché hanno ancora i segni di tutta la colla utilizzata per essere posate. Quindi quello che farò io oggi sarà di pulire le piastrelle passandoci una mano di levigatrice e se c'è bisogno dopo passeremo qualche altro prodotto per assicurarci che sia veramente pulito. Questo più o meno è il risultato che vogliamo ottenere, quindi un po' più levigato e pulito.
questo è il risultato. Ho deciso che separo quelle venute meglio, quelle che sono riuscita a pulire bene, da quelle che hanno ancora tante macchie. Non volevo continuare con la levigatura perché sennò vado troppo in profondità e ho paura di indebolirle, ecco. Quindi separo, metto, sperando che non siano tante quelle macchiate, metto quelle pulite di qua e quelle macchiate separate dalle altre. Has encontrado para tener. Ma ora vediamo cosa fa Vince dentro casa. La settimana scorsa ha carteggiato i muri in Fermacell, ora è possibile applicare lo stucco di finitura su tutte le superfici. Utilizziamo un intonaco della marca Fermacell che è pronto all'uso e molto fine. Di questo stucco si stendono come minimo 2 strati, di almeno 0,5 mm ciascuno. Il primo riempie bene tutti i piccoli buchini e porosità del materiale, incluse le imperfezioni lasciate dopo aver stuccato la prima volta. Prima di iniziare, bisogna spolverare i muri con un panno umido e microfibra, con il fine di facilitare la presa da parte dell'intonaco.
posa è un po' particolare perché bisogna non lasciare praticamente nessun residuo sui muri. La prima passata dà solamente un aspetto bagnato, per poi diventare un pochino più bianco dopo l'asciugatura. Ancora una volta si tratta di un lavoro lungo e infame, anche perché il risultato quasi non si vede, ma prima sarà realizzato, prima potremo passare ad altre cose. Fortunatamente il secondo strato è molto più facile da stendere, scivola molto meglio sul supporto e lascia spazio a una superficie setosa e pronta per essere lisciata e pitturata.
Il lavoro di preparazione sulle pareti di Fermacell è quasi terminato. Iniziavamo a non poterne più e voi anche, mi sa. La settimana prossima ci dedicheremo ai muri in pietra. Grazie di averci seguito fino a qui e a presto.